Grazie a tutti per essere così numerosi. Mi chiamo Paolo San Micheli, sono un Agile Business Coach e sono un trainer di Scrum Master. E tale trainer di Scrum Master ho avuto il grande onore e il privilegio di collaborare, fare quindi training e poi il co-training con Jeff Sutherland, l'inventore di Scrum. Sono anche l'autore del libro Scrum for Hardware, dove per hardware intendo un prodotto che sia composto da più componenti, ovvero qualcosa che sia software, qualcosa che è anche elettronica, ma anche meccanica o anche plastica, quindi elementi di esterno. Collaboro da alcuni anni con Festo. Questo è un gruppo industriale molto grande, leader di settore per l'automazione industriale, nato in Germania, presente in tutto il mondo. Se andate su YouTube lo trovate con queste cose meravigliose qua. E con loro collaboro, a parte il gruppo industriale, collaboro con la loro Academy, quindi seguo un percorso che hanno nella loro scuola di Industrial Agility e appunto seguo anche loro clienti, quindi faccio un coaching sui loro clienti. Ma veniamo al tema del talk stesso, l'Agile Organization. Che cosa si intende per Agile Organization? Questo, se siete qua probabilmente lo conoscete, è l'Agile Manifesto. Okay? E l'anno scorso, ai keynote, alle Provaglio, fece già un primo esercizio e disse: attenzione, ma si sta parlando del 2001. Quasi subito ci siamo resi conto nel corso degli anni 2000 che non è più un discorso di soltanto software, ma più di prodotti, perché nemmeno le software house alla fine si focalizzano solo sul software. Quello che i clienti pagano e comprano e vogliono è un prodotto, qualcosa oltre il semplice software. Adesso si parla sempre più insistentemente di Agile Organization. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la caratteristica di agilità nell'essere rapido nel rispondere alle opportunità non la vogliamo soltanto a livello di team, o come ha detto qualcuno, a livello di project management, ma la vogliamo come espressione stessa dell'organizzazione intera. Quindi Agile Organization, ciò che vogliamo ottenere come risultante è molto meno di cosa vogliamo fare per ottenere questo. E quello che cerco di spiegare immediatamente quando dei manager, ovviamente l'alto management di un'azienda si interessa a questo tema, è che dal mio punto di vista è un po' l'evoluzione copernicana del mondo del lavoro. Perché la rivoluzione copernicana? Perché da sempre quello che è al centro è l'iniziativa di business. L'iniziativa di business viene scomposta in progetti tipicamente e questi progetti arrivano e sono l'elemento fondante di tutta l'organizzazione. E le persone si organizzano in gruppi di progetto attorno a questi progetti. Ora, se il progetto è una stella, va bene, le persone possono girare intorno. Ma che succede? Se invece i progetti sono sempre più frequenti, sempre più brevi, sempre più complessi, invece di essere una stella, diventano delle comete. E se diventano degli asteroidi, voi che dovete girare intorno a questi asteroidi, come vi sentireste? E quindi l'idea della rivoluzione copernicana è di mettere le persone al centro, in forma di team stabili, che con l'aiuto di qualcuno diventano anche altamente performanti, e il lavoro fluisce a dei team stabili. Questa è una delle componenti, diciamo, sostanziali, che però rimette in discussione una parte delle convinzioni che ci sono, che sono state costruite nei decenni nell'organizzazione. Forbes all'inizio di quest'anno, Steve Teller ha esordito con un articolo da un titolo abbastanza impressionante, perché l'Agile sta articolando il mondo. Lo stesso articolo l'ho ripreso io per l'agenzia giornalistica italiana, contestualizzandolo nel panorama appunto del nostro paese quest'estate. Di che cosa si parla? Si parla che osservando gli squali, quelli che stanno articolando il mondo nei vari settori, sono tutti accomunati da una caratteristica: la capacità di muoversi molto rapidamente e mangiare in maniera molto vorace le opportunità non appena si presentano, indipendentemente dal fatto che usino o no l'etichettaggine
Infatti si osserva dei grandissime aziende capitalizzate al mondo, no? Google, Amazon, Facebook, eccetera, solo uno, Microsoft, ha preso un impegno esplicito verso l'etichettaggio. Quindi non si sta parlando in questo articolo del dovete usare Scrum, dovete usare Kanban, si sta parlando di muoversi velocemente, e questo lo sapevamo già, perché anche la quarta rivoluzione industriale è proprio definita: non è più il pesce grande che mangia il pesce piccolo, ma è il pesce veloce che mangia il pecoretto. Insieme a tutte queste voci che si sono unite in questa sorta di coro, abbiamo anche gli analisti. Cito McKinsey solo per fare un esempio, perché sono un po' tutti concordi da questo punto di vista. McKinsey pubblica degli articoli molto interessanti e accessibili liberamente, quindi è forse la fonte più semplice da citare come autore, ma più o meno tutti sono di questa idea. Non è finita la metafora dell'organizzazione come una macchina che deve essere resa efficiente in ogni singola parte. La metafora dell'organizzazione è sempre più quella di un organismo vivente, che deve essere approcciato nella sua interezza, nella sua sistemicità. E McKinsey chiarifica una cosa che effettivamente in certe organizzazioni era stata un po' travisata negli ultimi anni, cioè l'idea che agilità era un po' essere come start-up, no? E quindi abbiamo visto prima di inoltre parlare in maniera molto interessante l'esperienza di Spotify. Attenzione, quella che cos'era? Era una start-up nata in quella maniera già agile, che ha la sfida di continuare a crescere soltanto diverse migliaia di dipendenti senza perdere la sua caratteristica di agilità. Quindi si è spostata dal quadrante in alto a sinistra verso destra, e appunto si chiarifica il fatto che agilità non è soltanto la velocità nel rispondere ai cambiamenti, ma anche un grado di stabilità. La sfida quindi probabilmente di buona parte dei presenti non è tanto di andare qua come stanno facendo i superiori di Spotify, che è sicuramente una cosa molto bella, molto di ispirazione sentire cosa stanno facendo. La sfida più difficile è partire da un'organizzazione che è fortemente burocratizzata, perché crescendo, non volendo cadere nel caos, quello che succede naturalmente è il crescere della burocrazia, che però impedisce di cogliere rapidamente delle opportunità. Crea una latenza decisionale dal top management a chi in pratica poi riesce a fare le cose, che rende il tutto difficilmente governabile, e quindi siamo lenti. E quindi l'idea è, senza perdere la nostra stabilità, vogliamo diventare in grado di muoverci velocemente. Harvard Business Review ha messo in copertina questo argomento un articolo appunto di Jeff Sutherland insieme di nuovo a due altri analisti, questa volta di Bain Company, no? In cui si parla di organizzazioni che sono riuscite gradualmente ad acquisire questa capacità, questa caratteristica su larga scala. E l'anno 2018 in cui è stata pubblicata finalmente la Scrum at Scale Guide. E lì io avevo avuto appunto l'opportunità, prima per scrivere il mio libro, di fare col training con Justice e dopo con Jeff Sutherland, quindi conoscevo già cosa c'era alla base di questo documento che stava per uscire. E quando è stato annunciato, molti mi hanno commentato: ecco un altro framework di scaling. Sappi a dire basta framework di scaling, e ne arriva ancora un altro. E questo, da un certo punto di vista, facciamo un po' sorridere, perché ok, è stato catalogato subito male. Che cos'è questo? Non è un framework di scaling, non è un disegno da ricopiare. Questo è un processo con cui disegnare il vostro film. Quindi guardare come è fatta Spotify piuttosto che qualsiasi altra organizzazione in un momento determinato, cercare di imitarla è come andare a guardare il fotogramma di un film e ricostruire il film grazie a un fotogramma. L'idea no, è impariamo a girare il film e giriamo il nostro di film, non quello di un altro. Quindi è un processo con cui estendere il pragmatismo e l'estrema efficienza di team Scrum, che riescono a fare tanto valore con poca burocrazia su larga scala, mantenendo i valori e gli obiettivi di quell'azienda. E quindi si vede poi nel corso, quando si fa le cose, che c'è degli elementi da implementare, ma è cosa vogliamo ottenere e non il come va fatto. E questo è lo stesso rapporto per chi conosce Scrum e ricerca il produttore del team. Il produttore dice cosa bisogna fare, ma il team è il modo
migliore per fare quella cosa là. E quindi Scrum Master è proprio questo. E si usa un concetto che si chiama Skill Free Architecture, che in italiano sarebbe reti a invarianza di scala. Che cosa significa? Significa che le relazioni che ci sono nel dettaglio, sommando da lontano, sono anche a livello ampio, e sommando da lontano sono anche negli insiemi. Quindi è una sorta di regole di relazione che si ripetono a tutte le scale. E l'idea è proprio questo, in che modo far crescere l'organizzazione senza aumentare la burocrazia e allo stesso tempo senza piombare nel caos. Quindi trovare questa sorta di agilità organizzativa che è l'equilibrio esatto tra piombare nel caos o affogare nella burocrazia. E un tema, un'idea nuova, che è l'idea della squadra di squadre, ovvero con lo stesso principio dell'architettura a invarianza di scala, quando dobbiamo far lavorare insieme le squadre per un obiettivo comune, per un prodotto comune, le facciamo relazionare esattamente come abbiamo fatto relazionare individui dentro una squadra. E se l'obiettivo è ancora più grande e il prodotto ancora più complesso, potremo avere squadra di squadre di squadre e così via. Quindi è una sorta di attitudine pragmatica alla relazione che si estende a tutte le scale. E quindi ci sono gli eventi, no, scalati e ci sono i ruoli scalati, no? Quindi la squadra di squadre può darsi che abbia uno Scrum Master che si occupa dei problemi a quel livello, oppure no, magari un priori interpares tra quelli esistenti, il framework non ve lo obbliga, ma sapete che dovete reimplementare quel principio. E ci sono gli eventi scalati, no? Quindi quello che fa il team è allinearsi ogni giorno su cosa stiamo facendo, che cosa ci impedisce di raggiungere ciò che vogliamo ottenere. Questo può essere ripetuto fra la squadra delle squadre e così via, di modo che rapidamente si arriva alla squadra di squadre chiamata Enterprise Executive Action Team, per HIT, che è la squadra delle squadre fino a raggiungere l'intera organizzazione. Quindi l'idea dello Scrum e i valori dello Scrum implementati sull'intera organizzazione, perché il team apicale usa lo stesso approccio, e ciò non significa che faranno user stories e story point perché è collegato alle pratiche. Si sta parlando solo della struttura dello Scrum, non del contenuto. E c'è un esempio che è venuto a questa stessa conferenza lo scorso anno, ho raccontato, ed era l'esperienza di SAP Aeronautics. SAP Aeronautics appunto ha questa serie di eventi scalati per cui alle 7:30 si incontrano le squadre, alle 7:45 la squadra delle squadre divisi per componenti del prodotto e così via, il middle management, e alla fine il top management riceve tutto quello che è considerato impedimento e che non può essere risolto da livelli inferiori. E questo quindi è un processo, diremmo, bottom-up, no? Dal campo, da quello che è la creazione di valore in quell'azienda, raggiunge rapidamente il vertice. E poi c'è un processo opposto, cioè come facciamo a far collaborare più squadre sullo stesso prodotto? Abbiamo dei product owner che dovranno coordinarsi come fossero una squadra anche loro, e potremmo avere uno chief product owner, un qualcuno che fa l'allenatore di quei product owner per farli lavorare come una squadra e non divergere dagli obiettivi. E questa cosa si continua a ripetersi. Attenzione, erroneamente vedendo queste figure uno dice ah ma bene, ma allora è la stessa struttura gerarchica. No, si sta parlando di relazioni come nello Scrum Team e nessuno è il capo dell'altro. Quindi in che modo si gestisce la gerarchia è una cosa a parte che non c'entra niente con la relazione di lavoro. Chi mi dice cosa fare non è il mio capo in questo caso, o almeno non è necessariamente il mio capo, lo determinerà il contesto, quale sarà il capo di chi. Spotify ad esempio usa il modello della matrice, quindi i capi sono trasversalmente a questa scalatura di responsabilità. Quindi i processi sono due: un processo top down in cui si parte dal vision dell'azienda e la si scompone in cose che arrivano ai team per essere lavorate, è un processo bottom up per cui tutto quello che è diverso dalla realtà e quello che volevamo fare rapidamente ritorna in su, esattamente come un organismo. Il
sistema nervoso, il mio cervello decide di muovere il braccio ed ecco che il braccio si muove. Ma se qui c'è una fiamma e io metto la mano sul fuoco, immediatamente il dolore mi fa capire che devo ritrarre la mano. Sono i due processi. In questa maniera l'organizzazione si muove in maniera molto rapida, ma senza né caricarsi di burocrazia e senza perdere l'opportunità di essere rapida. Quindi le figure vengono rappresentate così, no? 125, 250 persone, ma attenzione, se guardate la guida, l'ultima pagina dice, se andate a vedere le aziende vere, sono asimmetriche, perché come un organismo vivente, una pianta, un vegetale, crescerà in direzione dove c'è più luce, dove c'è più opportunità. E quindi è un modello di evoluzione organica al ritmo di cambiamento sostenibile per quell'organizzazione, perché è pensato per essere calato sull'organizzazione, e quindi tutte le organizzazioni saranno diverse seguendo quel processo, perché non si va più a copiare ad esempio. Quindi, interessante, come fare due principi buttati là, ovviamente bisogna vedere i singoli componenti, non c'è tempo adesso. Il primo punto è questo. Jeff Sutherland, questa è una storia di Jeff, dice questi signori vanno entrambi in bicicletta e questi signori sono entrambi dei professionisti perché hanno gli sponsor anche quelli di sinistra, ma è un modo di andare in bicicletta molto diverso. Secondo voi quelli di destra si divertono? Si divertono ad andare in bicicletta quelli di destra? No, gli riesce molto per andare in bicicletta, probabilmente vinceranno con un sacco di gare e quelli di destra si divertono. Quelli di sinistra che hanno delle facce continue, secondo voi si divertono? Quindi l'idea è che entrambi vanno in bicicletta, ma noi vogliamo che le nostre squadre vadano in bicicletta per quelli di destra, sono affiatati, si capiscono e gli riesce bene fare quello che devono fare. Ed è lì che riusciranno a trovare la creatività e la motivazione, perché non sono in affanno. Quello invece si vede troppo spesso è team che sono in affanno e non viene dato il tempo e l'aiuto per diventare quelli di destra. Ecco, quelle aziende che partono da dei team in affanno e estendono su larga scala quello di sinistra, rischiano di fare danni. Quindi l'idea è, partite piccoli, fate funzionare la cosa, se mentre non cercate di sistemare quello che non funziona, che succede? Sono impedimenti, quindi ci sarà per partire almeno un team operativo e un team al vertice. Arrivano gli impedimenti al team al vertice e ogni volta che il team al vertice risolve l'impedimento costruisce un suo modello operativo che è cosa devo cambiare nella mia organizzazione per fare tutte squadre che lavorano molto bene. Quella combinata al processo ti permetterà poi di estenderlo su tutta l'organizzazione. E parliamo di un caso pratico, di un percorso che è iniziato in un'azienda italiana che è qui presente. Buon pomeriggio a tutti quanti. Io mi presento velocemente, sono Giorgio Aldisio, sono un ingegnere elettronico con una lunga permanenza nel mondo dell'automobile, con un pallino dell'innovazione, cioè io in pratica ho percorso la mia carriera sostanzialmente portando, cercando di portare delle idee in produzione e portandole. Diciamo che ho capito proprio facendo questo tipo di mestiere che l'innovazione non è una cosa molto semplice da gestire, cioè il conto è pensare all'innovazione come un blue sky, il conto invece è pensare all'innovazione come qualcosa che deve poi dopo andare in produzione, deve essere poi un prodotto finito che viene utilizzato dalle persone. E l'innovazione deve essere un qualcosa di tempestivo, cioè deve arrivare al momento giusto. Non deve arrivare troppo prima, troppo presto, perché spesso se arriva troppo presto, ahimè, le persone non lo capiscono e quindi non lo accettano. Se arriva troppo tardi non è più innovazione, sei un fondo. Quindi bisogna essere veramente capaci di avere non solo ovviamente capacità tecnica, ma avere anche un team in grado di intuire, quindi lato marketing eccetera, le cose giuste da fare al momento giusto. E questo è una cosa che ho imparato nel corso degli anni, cioè ho imparato, sto continuando ad imparare perché non si finisce mai di imparare a gestire l'innovazione, e devo dire che nell'applicazione ultima, in quella degli ultimi
interessante, cioè quella di lavorare all'interno della casa, cioè passare dal mondo dell'automobile al mondo dell'utilizzo della domotica, quindi della home automation, diciamo che rende molto interessante e sfidante il tutto, proprio perché il percorso dell'automobile è un po' progenitore di quello di altri percorsi, soprattutto quelli che stiamo vivendo nel mondo della casa. Certe affinità ci sono e di sicuro sono, diciamo, aspetti che renderanno interessante diciamo, il proseguo dell'attività. Di che azienda stiamo parlando? Stiamo parlando di Vimar. Vimar è un'azienda molto solida, un'azienda italiana, un'azienda che diciamo, è stata in grado di sopravvivere, di gestire il proprio business in un contesto prettamente italiano, ma con una solidità e una capacità di identificare, di fare le cose giuste al momento giusto e con una grande anche profittabilità. Diciamo che è un'azienda sana non solo, diciamo, dal punto di vista, se vogliamo, dei numeri che avete visto, avete letto sicuramente nella slide, e dei prodotti più tradizionali, ma anche nella sua capacità di vedere nel futuro, cioè di capire che il futuro è costituito ed sarà sicuramente permeato di elettronica, sarà un futuro nel quale occorrerà gestire correttamente il contenuto giusto al momento giusto e soprattutto in grado di essere capito e utilizzato correttamente dalle persone. Cioè le persone apprezzeranno il nuovo automation non come un gadget ma come un qualcosa che consentirà loro di semplificare la loro vita. La capacità di questa azienda di essere innovativa è anche legata, lo dimostrano anche i numeri. Cioè, un'azienda che diciamo, fa circa l'80% del fatturato nella parte più tradizionale, sono gli switch, gli interruttori, ma che investe con, direi, una forza di lavoro almeno reciproca e opposta nel mondo dell'elettronica, quindi insomma ci sono 30 persone circa che si occupano di progettare gli aspetti, 30-35 persone che si occupano di progettare gli interruttori e diciamo, la parte più tradizionale, e abbiamo un team diciamo, allargato con fornitori eccetera di un centinaio di persone che si occupano invece di progettare, di pensare all'home automation. Quindi questo devo dire che è qualcosa di eccezionale rispetto a quello che tipicamente accomuna e comunque rappresenta un po' il tipo di azienda italiana che è un po' come posso dire, con una visione un po' troppo di breve. Vimar rappresenta invece un'eccezione da questo punto di vista. A questo punto diciamo, a cosa c'entra tutto questo con queste metodologie? Diciamo che c'entra un sacco, c'entra moltissimo. Diciamo che per riuscire a trasformare i progetti, diciamo, idee in progetti, in prodotti, bisogna avere anche diciamo, degli strumenti. Non possiamo solamente inventarci, mettere insieme delle persone, bisogna essere organizzati, ordinati, lavorare in squadra e avere anche degli strumenti che ci consentono di lavorare molto bene. Avevamo bisogno di uno strumento che fosse in grado di gestire delle funzioni complesse e soprattutto avevamo bisogno di uno strumento capace di seguire l'evoluzione dei contenuti durante il percorso dello sviluppo. Purtroppo questi oggetti sono complessi, questi sistemi sono complessi e richiedono tempi, per cui tempi lunghi, per cui questo costituisce una caratteristica estremamente importante e critica, quindi bisogna gestirli in una maniera con strumenti nuovi. Avevamo bisogno di uno strumento che potesse consentire anche di dare motivazione alle persone e questo è importantissimo. Il fatto di utilizzare tecniche di questo tipo ci ha consentito di motivare le persone, perché i team diventavano loro stessi produttori di un microprodotto, di un valore per l'azienda che veniva riconosciuto.
e veniva, diciamo, toccato con mano immediatamente, non un target molto lontano, per carità raggiungibile, ma molto difficile da tenere, diciamo, solido dal punto di vista dei contenuti. E soprattutto abbiamo bisogno delle persone migliori. Questo è, diciamo, per riuscire ad attrarre persone migliori bisogna anche essere moderni nell'offrire delle tecniche e di utilizzare tecniche che siano quelle più moderne. Come abbiamo fatto? E questo ve lo racconterà lui. Quindi un po' delle pratiche che Wimar sta sperimentando, migliorandosi continuamente, ha trovato utili nel suo processo, che appunto innanzitutto la cosa insolita è che non è soltanto software, c'è anche elettronica e altre parti. Si parte con un allenamento molto coeso dei team, quindi si fa un evento e chi è esperto conoscerà, si chiama Lift Off, è un libro conosciuto. Finiamo sempre per avere uno story map, quindi cerchiamo di disegnare il prodotto partendo dal punto di vista degli utenti, che ce ne sono sempre diversi nel singolo prodotto, e creiamo quindi un percorso di interazione, di esperienza tra i nostri potenziali clienti utenti e quello che vogliamo fare. Abbiamo il ciclo di daily meeting che una mezz'oretta coinvolge i vari team del dipartimento di cui sto parlando e uno scrum per il coordinamento, la squadra delle squadre in cui vengono affrontati i problemi che sono emersi nuovi rispetto a ciò che avevamo pensato prima. C'è una persona in quel contesto, una persona di una più senior, diciamo, quindi maggiore esperienza aziendale, che funge dallo Scrum Master dello Scrum. E quindi l'organizzazione è fatta da alcuni team, questa è una parte del reparto di ricerca e sviluppo, alcuni team che stanno nel quartier generale, che sono collocati, che si coordinano con lo Scrum e i vari fornitori esterni che compongono quindi molte persone non sono gestiti da project manager, come potrebbe essere l'idea tradizionale dell'interfaccia che si dà verso l'esterno, ma sono visti come una squadra di squadre per cui il fornitore esterno consegna incrementalmente le cose che sono state commissionate a quello che per lui potrebbe essere un produttore che in realtà è un membro di un team della parte generale. E quindi abbiamo un'unica review, un unico punto di revisione di spec adatte sia degli artefatti sviluppati internamente che quelli esterni. Alcune cose più tattiche, come potrebbe essere per esempio del suo AEC, hanno sì una relazione con una sorta di produttore che invece risponde direttamente allo Scrum e quindi è il modello, diciamo, che vi enunciavo prima è previsto in entrambe le maniere. Pianificazione. Avendo tante persone occorreva trovare un modo creativo e energizzante per pianificare. Ci siamo inventati questa cosa del buffet planning, che quindi funziona come una festa, e sul tavolo viene preparata l'elenco delle storie in forma di strisce di carta. All'inizio di questo evento il produttore del capo, il chief produttore, che anche in platea ci sta sentendo, enuncia l'obiettivo dello sprint e si lascia il caos ordinato, auto-organizzato che prenda luogo nella stanza. Quindi le squadre iniziano a prendere le strisce di carta e si creano conversazioni spontanee intorno agli oggetti da costruire e si auto-organizzano. In un'ora soltanto riusciamo a parlare con lei, a chiedere alle squadre che cosa hanno deciso di prendersi ciascuno e controlliamo se sul tavolo non c'è rimasto qualcosa di importante, nel caso nascono delle conversazioni su perché, se ci sono delle dipendenze, ci sono dei problemi e le squadre si separano ognuno nelle proprie attività e riescono nel giro di poco, a volte anche poco più di un'ora, ad essere già operativi a picchiettare i tasti sulla tastiera. È un evento che è estremamente energizzante, estremamente creativo, estremamente spontaneo e ci rende molto, molto soddisfatti. E poi c'è appunto la fase di review. Ogni gruppo di squadre devono lavorare sullo stesso prodotto alla disposizione di spazi fisici dove integrare durante lo sprint e poi per la review il prodotto secondo gli obiettivi fissati. E quindi
ci sono anche dei pannelli mobili, quindi parte del materiale può essere portato nella stanza del team per comodità, e poi lo spazio è dedicato, e quindi ecco, lavorare sugli spazi è stato a mio avviso uno degli elementi vincenti di Dima, che immediatamente ci ha creduto e ha riorganizzato la propria struttura per questo nuovo modo di lavorare. I risultati li lascio dire al cliente. Risultati eccellenti, nel senso che dall'inizio c'è stato un miglioramento spaventoso nell'ordine di grandezza dell'efficacia e dell'efficienza dei team. Questo sia perché c'è una grande capacità di imparare, team giovani e quindi estremamente entusiasti, ovviamente all'inizio erano le prime volte che affrontavano questa tipologia, queste metodologie di lavoro, ma poi sono diventati operativi, e devo dire che con una progressione estremamente, insomma, che si vede dai numeri. Di sicuro abbiamo visto, ed è questo una delle caratteristiche fondamentali, che le persone hanno capito, quando capiscono che ce la fanno, quando capiscono che ce la possono fare, a quel punto l'efficienza cambia, la capacità cambia. Nel momento in cui hanno intuito e stanno capendo adesso ancora di più, abbiamo necessità di comprimere i tempi, perché bisogna arrivare almeno insieme con i migliori concorrenti. Bene, la fiducia è cresciuta, sta crescendo, e tutti siamo convinti che si possono diminuire, si possono accorciare i tempi. Perché? Perché la tecnica ci consente di aumentare la forza di fuoco in maniera ordinata e organizzata, e con la capacità quindi di ridistribuire e di rivedere, no, le carichi di lavoro e le necessità in una maniera decisamente più efficiente. E questo tutti, sostanzialmente i team, lo sentono. È una percezione immediata che è dimostrata poi dopo dei anni. Quindi bisogna ricordare però alcune cose, alcuni elementi piccoli, comunque dei punti di attenzione. Di sicuro non bisogna pensare che gestire una tecnica e un approccio Scrum significa che non abbiamo un'idea di dove possiamo arrivare e dei tempi di sviluppo. Non è assolutamente vero. Possiamo farlo, lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo, riusciamo anche a ripianificare, riusciamo a integrare le risorse, e devo ringraziare da questo punto di vista Alberto Povella, che è lui l'artefice fondamentale di tutto questo. È stato in grado, lui l'artefice di questo, io sono arrivato a qualche mese, ma lui nel giro di questi 2 anni è stato, ovviamente insieme al coach che ha dato una grossissima mano dal punto di vista metodologico e psicologico, perché comunque non c'è solo un aspetto tecnico, non c'è solo tecnicalità, bisogna anche metterci un po' il cuore, no? La passione, la voglia e soprattutto un po' di sfida. Devo dire che il mix fino a questo momento, e di sicuro lo sarà anche nel futuro, è stato eccezionale. Diciamo che occorre anche una mentalità un po' diversa dal punto di vista, se vogliamo, del management. Il management non deve pensare con la logica un po' del passato, del program management come da ragioniere. Deve pensare al valore, deve pensare a gestire un incremento di valore dell'azienda, cioè ogni volta che si fonda, si risolve, si genera una nuova storia e si chiude una nuova storia, abbiamo creato un piccolo percentuale di valore in più dell'azienda, ed è questo un aspetto che motiva, no, le persone, perché si rendono conto di aver fatto qualcosa di importante. Questo è anche un aspetto estremamente importante. Poi bisogna anche capire ed essere molto attenti ai piccoli segnali. Piccoli segnali possono determinare grandi effetti negativi, quindi molta attenzione ai particolari, ma ripeto, si possono recuperare, e questo lo stiamo dimostrando, e insomma le persone che sono qua, che stanno lavorando nel team, possono dimostrarlo e confermarlo. Bene, perché tutto questo? Perché noi abbiamo bisogno di talenti. Per fare tutto questo è vero, con i metodi,
occorrono diciamo, le tecniche, i coach, i manager, ma le persone. Una bellissima torta si può fare con una bellissima ricetta, ma se l'ingrediente umano non c'è, non riusciamo ad ottenere il nostro risultato. Quindi Vimar è un'azienda che sta assumendo, che ha interesse di trovare giovani talenti, e quindi io sponsorizzo questo tipo di, anche qui presso di voi, questo tipo di iniziativa per raccogliere questa sfida, e affinché alcuni giovani e molti giovani possano raccogliere questa sfida insieme a tutti. Io devo dire ringrazio Car Business Day che ha organizzato il primo corso di Scrum at Scale in Italia, che ci sarà fra 2 settimane proprio in questa location. Quindi se siete interessati c'è ancora qualche posto, non moltissimi, quindi nel caso affrettatevi. Grazie ancora.